Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e pubblico questo video dopo un po' di settimane di pausa perché ho avuto un pochino da fare e introduco un nuovo discorso relativo a una smart lock che ho comprato qualche mese fa, in particolare la smart lock della Switchbot che sto provando ad utilizzare in casa. Non è collegata alla porta principale ma è collegata a una porta secondaria che è interna alla casa, però sto cercando di capire se funziona e se può fare al caso mio per automatizzare l'apertura di casa. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di integrarla in OpenHub e mi sembra, da quello che ho letto, che la modalità più comoda per fare questa integrazione, visto che non c'è un binding dedicato o io non l'ho trovato, è quella di utilizzare le API HTTP REST che vengono fornite dalla Switchbot stessa. Quindi mi sono un pochino studiato la documentazione, ho fatto qualche caso di test e ho deciso di integrare questa soluzione, quindi con le API HTTP, utilizzando un piccolo tool che andrò a sviluppare che mi permetterà di trasformare le API HTTP in messaggi MQTT. In questo modo l'integrazione con OpenHub mi viene un pochino più comoda e quindi noi possiamo interagire tramite MQTT per automatizzare le operazioni di apertura e chiusura della smart lock. Andiamo quindi a fare due parole su questo tipo di soluzione e che cosa sto facendo per implementarla. Qui siamo sulla pagina della documentazione delle API Switchbot che sono in versione 1.1 e da poco è uscita la versione 1.1, prima c'era la versione 1.0 e sono andato un po' a vedere come funziona il meccanismo di autenticazione e di invocazione delle chiamate. Per l'autenticazione abbiamo un sistema che in base a una secret key e un API key viene generato dinamicamente un codice da inviare nella chiamata per essere autorizzati, un meccanismo un pochino più robusto di autenticazione che però va implementato con una parte di codice. Mentre per quanto riguarda l'utilizzo delle API abbiamo le classiche operazioni HTTP GET, PUT, POST e DELETE in base al tipo di operazione che vogliamo fare. Nell'header dobbiamo andare ad aggiungere delle informazioni relative principalmente all'autorizzazione, quindi al codice che abbiamo generato prima, e fatto questa struttura di base possiamo andare ad invocare le funzioni che interessano la parte del smart lock. La prima operazione che può esserci utile è la Get Device List, che ci permette di ottenere un elenco di dispositivi collegati al nostro account Switchbot, anche perché questo ci servirà a identificare i vari dispositivi su cui vogliamo operare e prenderne l'identificativo univoco che permette poi alle API di identificare qual è il dispositivo sul quale stiamo lavorando. Non mi dilungo su tutte le altre informazioni che si possono ottenere sul dispositivo, magari poi le andremo a vedere nel momento in cui ci serviranno. Vediamo invece come si possono inviare dei comandi ai nostri device. Andiamo a cercarci la Smart Lock Pro, che è il modello che ho io. Quindi abbiamo i comandi lock e unlock. Questi comandi andranno inviati mediante questa chiamata HTTP POST, dove dobbiamo passare il device ID sul quale vogliamo eseguire il comando e il tipo di comando. Ovviamente il tipo di comando, come abbiamo visto, è differente in funzione del dispositivo e abbiamo visto che per la Smart Lock abbiamo lock e unlock. Anche qua non mi dilungo sul formato da inviare a questa chiamata perché poi lo vediamo quando andremo a fare la vera e propria implementazione. Un'altra cosa che servirà tramite API sarà quella di recuperare lo stato del dispositivo. Questo perché io voglio far vedere su OpenHub se il dispositivo è aperto o chiuso, anche se non è stato aperto o chiuso da OpenHub stesso, quindi magari è stato aperto o chiuso dall'app oppure in modalità manuale. Per fare questo si possono utilizzare o la chiamata del get status che abbiamo qua, quindi noi ogni tanto andiamo a controllare in che stato è il dispositivo e aggiorniamo OpenHub. Questa è una modalità però
poco intelligente, perché è una sorta di polling continuo. Magari lo stato del dispositivo cambia 2 o 3 volte al giorno e io vado a fare invece un'interrogazione costante ogni, diciamo, minuto, ogni 30 secondi, tra l'altro andando poi a consumare il numero di chiamate giornaliere che posso effettuare con queste API. Quindi sono andato a vedere che esistono i webhook, mi devo ancora studiare, però il webhook praticamente mi permette di ricevere le informazioni di cambiamento di stato dei miei dispositivi e quindi poi poterci fare qualcosa. Normalmente il webhook è l'invocazione di un URL pubblico con un pacchetto dati che permette di capire quello che è successo. Comunque poi lo andremo a approfondire quando ci servirà. Fatto questo, quello che voglio fare adesso come progettino è quello di scrivere un software, probabilmente in Python, che da un lato si interfaccia alle API della Switchbot in modo tale che possa dialogare con i dispositivi, e da un altro lato si interfacci a un broker MQTT in modo tale che possa ricevere i comandi da OpenHub o da qualunque client MQTT, trasformarli in chiamate API per andare ad agire direttamente sul dispositivo. Stessa cosa per la parte di cambiamento di stato, quindi quando il mio software riceverà il cambiamento di stato andrà ad aggiornare il broker MQTT con la nuova informazione. In questo modo tutti i client MQTT saranno notificati e potranno aggiornare il loro sistema di conseguenza. Quindi fondamentalmente adesso andrò a scrivere un software che faccia questo, quindi fa una sorta di proxy tra MQTT e l'API Switchbot. Quindi per questo video ci possiamo fermare qui. Per chi fosse interessato a questo progetto continui a seguire il canale, perché a breve pubblicherò i video che documentano l'avanzamento del progetto. Grazie per essere arrivati fino al fondo di questo video. Per chi vorrà, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.